Ciao amici e amiche del segno dei gemelli, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 23 al 29 marzo. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo ad individuare prima di tutto le vostre energie, quindi quelle più importanti della settimana. Vedremo i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Partiamo con questi topolini che possono essere un po' fastidiosi, vuol dire che la settimana, all'inizio della settimana è un po' turbolenta. Cosa ci dicono questi topolini? Che forse perderemo un po' le nostre energie, il nostro tempo o a causa di qualcuno o qualche contrattempo effettivamente, quindi ci mette un po' in guardia sullo stress, su alcuni fastidi, alcune incombenze che magari facciamo un po' fatica a gestire. Direi soprattutto vita privata, alcune relazioni, alcune cose che magari voi già sapete di avere un po' di, chiamiamoli fastidi, tra virgolette, però attenzione, poi abbiamo qualcosa che cambia totalmente, nel senso che il centro della settimana c'è qualcosa di abbastanza positivo. Sono sempre positivi i pesci effettivamente, perché portano un guadagno, ottenimento, soddisfazioni, una progressione, diciamo abbondanza in senso lato, con un qualcosa che arriva di bello, diciamo per noi, e poi sono anche una carta di movimento, di spostamento. Per alcuni può rappresentare un viaggio o l'organizzazione di un viaggio, muoversi per affari, per questioni che comunque possono essere positive per voi. E poi abbiamo infine la croce. Diciamo che con questa carta, soprattutto verso fine settimana, può esserci la conclusione di un qualcosa. Posso capire che se vi sentite particolarmente coinvolti o stressati riguardo ad alcune situazioni, la croce sta dicendo che finalmente qualcosa va a chiudere, oppure ci dice di liberarci di un peso, di porre fine ad un qualcosa che non va. A volte è meglio rinunciare, è meglio lasciare andare qualcosa che non funziona o qualcosa che non ci fa stare bene, per liberarci e andare avanti nel miglior modo possibile. Quindi cosa c'è che vi appesantisce? Cosa c'è che deve essere chiuso? Oppure avete semplicemente bisogno di staccare completamente la spina per riposarvi, per concentrarvi maggiormente su di voi? Ecco, questo è il momento giusto per farlo. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono principalmente quelli di acqua, cancro, scorpione e pesci, e abbiamo un pochetto anche quelli di fuoco, ariete, leone e sagittario. E adesso procediamo con l'amore. Ambito amore e relazioni in genere, perché ricordo chi non dovesse essere interessato proprio all'amore può anche ascoltare lo stesso, perché alcune indicazioni possono riferirsi alle amicizie, alla famiglia anche, quindi vediamo un po'. Troviamo l'arnica. L'arnica richiama un po' come significato della carta alle vostre energie principali, anche della torre stessa, perché viene utilizzata, magari molti di voi la conoscono, per lenire alcuni dolori, e allora quindi come significato appunto indica la fine di un dolore o di una situazione difficile. Si può trovare un compromesso, si può recuperare, ha a che fare con la liberazione, con la rigenerazione. Quindi che cosa ci vuole dire? Che nelle coppie, nelle le relazioni più importanti, dove c'è
magari un disequilibrio, allora si può ritrovare la serenità, si può superare, una crisi. A volte può essere anche una cosa passeggera, magari c'è una discussione o c'è qualcosa che non sta funzionando, allora questa ci sta dicendo che, può essere risolta anche la situazione più complessa. Poi effettivamente se parliamo di una crisi vera e propria che si protrae da un po' di tempo, potrebbe esserci un attimo di tregua. È ovvio che per dover di cronaca, se una crisi perdura da tantissimo tempo o ci sono tante fasi altalenanti, potrebbe esserci, ahimè, una fase critica con una chiusura. Ovviamente spero che non sia il vostro caso, lo dico solo per dover di cronaca. Per tutte le altre situazioni, ovviamente, seppur con qualche tensione e stress, l'abbiamo visto sin dall'inizio, la propensione è proprio quella a voler migliorare, a voler riequilibrare e magari potrebbe essere la settimana giusta perché poi abbiamo anche il glicine che ci parla di connessione, di ritrovare e di aver sintonia, quindi di migliorare vari aspetti legati all'attrazione, al feeling e dare quella scintilla che seppur può avere un lento sviluppo nel corso, diciamo, del tempo, però l'importante è dare quell'input. Dipende in che situazione vi trovate. Vi ho dato vari input, magari appunto questi vi possono aiutare a capire come procedere. Per i single magari c'è un qualcosa che si sta lasciando andare dal passato, c'è una fase di rigenerazione, di nuova apertura e appunto queste ci stanno dicendo che c'è effettivamente la possibilità di andare oltre. Per chi sta ancora cercando conferme, per chi ancora non ha metabolizzato delle vecchie situazioni o un qualcosa che si sta chiudendo, forse qui ci possono essere quelle conferme che state cercando, quelle risposte e quella consapevolezza che vi aiuterà a chiudere definitivamente qualcosa e riaprirvi a nuove possibilità. E infatti questa porta anche nuova amicizia, quella scintilla, quel nuovo feeling e attrazione che potrebbe, diciamo, sbocciare nei confronti di qualcuno. E adesso vediamo la parte più pratica del lavoro, delle finanze. C'è una fase di attesa e di evoluzione anche qui. Abbiamo una carta Belvedere, spesso si riferisce a qualcosa che stiamo osservando, che stiamo valutando. Stiamo aspettando delle notizie, delle informazioni che possono essere utili. Sicuramente abbiamo delle attività o delle cose in mente che vogliamo fare e che quindi questa vi sta dicendo che può essere favorevole, però abbiamo possibilità di, diciamo, osservare, valutare man mano e operare in base alle varie circostanze che arriveranno. Poi indica tanto spesso gli incontri, gli inviti, le opportunità che arrivano a noi, quindi più o meno ognuno vivrà la propria attesa, però comunque vi sto dicendo che siete nel percorso giusto e forse le cose che devono essere valutate con maggior cura e circospezione, lo sapete già, infatti visto che ci sono queste energie come anticipato, vi dicevo che c'è la conclusione, la fine di un qualcosa, nel bene o nel male, la carta della disgrazia ci fa capire che magari è arrivato quel momento giusto per porre fine a un qualcosa di negativo. Poi può riferirsi a tantissime cose, in realtà vi posso dire che comunque questa carta ci consiglia di tenere alta la guardia. Per alcuni possono essere tanti troppi litigi sul luogo di lavoro con alcuni clienti, oppure esserci dei problemi legali, burocratiche, delle lentezze, delle cose veramente, diciamo, fastidiose, oppure magari ci sono delle persone sospette, delle situazioni che devono essere ancora ben
osservate, ecco perché non abbiate fretta. Le cose che si possono chiudere immediatamente vanno chiuse in questo momento. Le cose dove avete ancora dubbi e perplessità, meglio osservare e prendersi il tempo giusto. E questo vale anche per chi è alla ricerca di lavoro. Forse state pensando che non c'è soddisfazione, non ci sono le risposte giuste, le cose che state veramente cercando da un po' di tempo, allora queste vi stanno indicando che c'è qualcosa di meglio, qualcosa che, vi aspetta, però c'è bisogno di fare un profondo cambiamento, sia nella vostra ricerca, sia magari, nelle modalità, magari andando ad ampliare, le vostre vedute. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!